Buongiorno e bentrovati a tutti. Oggi parliamo di sensori di parcheggio elettromagnetici per autoveicoli. In particolar modo vedremo l'installazione, la riparazione e anche il funzionamento del circuito elettronico. Ma prima vi ricordo di iscrivervi al mio canale ed attivare la campanellina per le notifiche. Il kit che vi propongo oggi è un kit molto semplice che si può reperire su eBay, ha un costo relativamente basso di 15 euro ed è anche molto facile da installare. In particolar modo ci sono pochissimi componenti da installare e si tratta di un sensore abbastanza efficace. Vediamo quali sono le componenti. Abbiamo una centralina che è dotata di un biadesivo per attaccarla dietro al paraurti o nel posteriore dell'automobile, un cavo di collegamento con un jack Faston che si collega all'antenna in alluminio che andrà fissata nel paraurti posteriore. In modo particolare il nastro adesivo d'alluminio in dotazione dovrà essere fissato all'interno del paraurti nella parte superiore. Sì, perché questo radar di parcheggio non utilizza il normale sensore ultrasuoni utilizzato nelle moderne autovetture e quindi non è necessario effettuare la foratura del paraurti per inserire i relativi sensori, e questo dona un aspetto estetico migliore al paraurti della nostra vettura ed è comunque altrettanto efficace. Esiste poi la cicalina piezoelettrica che va inserita all'interno dell'abitacolo per segnalare l'avvicinamento ad un oggetto con un bip via via progressivamente sempre più continuo. Ma vediamo con una breve animazione il funzionamento del nostro radar parcheggio elettromagnetico. Abbiamo la nostra autovettura, dobbiamo chiaramente smontare il paraurti posteriore e installare, attaccare proprio al paraurti posteriore il nostro nastro adesivo in alluminio in dotazione nel kit. Successivamente installiamo anche la centralina elettronica che andrà collegata alla lampadina della retromarcia e alla cicalina piezoelettrica che installeremo all'interno dell'abitacolo. Una volta effettuati tutti i collegamenti, cioè l'ingresso di alimentazione della centralina alla lampadina della retromarcia, l'uscita della centralina alla cicalina e al connettore dell'antenna, che altro non è che il nostro adesivo, nastro adesivo in alluminio, vedremo che all'attivarsi della retromarcia il nostro circuito, approssimandosi un qualsiasi oggetto nel posteriore, inizierà a bippare in maniera sempre più pressante e continua fino a quando non ci saremo del tutto avvicinati. Ma vediamo come è fatto il circuito elettronico della centralina dal vivo. Abbiamo principalmente un microprocessore Atmel nella parte alta che serve per effettuare tutti i controlli del caso. Per capire questo circuito vediamo lo schema elettrico di funzionamento. Il circuito elettronico è composto da un oscillatore con un transistor che è collegato direttamente all'antenna esterna. Quindi l'antenna esterna è parte integrante del circuito di oscillazioni. Ogni qualvolta un oggetto si avvicina al nastro di alluminio antenna, varia la frequenza dell'oscillatore e questa variazione induce una variazione di tensione sul piedino invertente dell'amplificatore operazionale LM393. Questo amplificatore operazionale, poiché sul piedino non invertente, cioè quello col più, ha un partitore di tensione impostato per una soglia di circa 0,83 volt, ogni qualvolta il valore di tensione sul piedino 2 supera questo valore di 0,83 volt, l'uscita dell'amplificatore operazionale sarà portata a livello basso e così facendo il microprocessore si renderà conto che c'è una variazione nell'oscillatore e quindi un avvicinamento di un oggetto. Un algoritmo all'interno del microprocessore, in base alla durata di questo livello basso di questo impulso, attiverà la cicalina esterna in maniera più o meno frequente a seconda della vicinanza dell'oggetto.
E tutto questo fin tanto che avremo inserita la retromarcia. Possiamo facilmente individuare nel circuito elettronico queste componenti. Abbiamo il microprocessore Atmel centrale, abbiamo l'ingresso dell'antenna e la bobina dell'oscillatore che varia la sua frequenza in base all'oggetto che si avvicina, l'amplificatore operazionale che serve per verificare il superamento della soglia ed infine i due transistor che consentono di attivare la cicalina piezoelettrica e il stabilizzatore di tensione 7805 per alimentare il circuito intero. Bene amici, se vi piacciono i miei video e volete vederne altri del genere, ricordatevi di iscrivervi al mio canale e condividere e attivare la campanellina. Proseguiamo nel nostro viaggio e vediamo come effettuare il montaggio, l'installazione all'atto pratico del nostro sensore. Abbiamo l'esploso del nostro paraurti, possiamo vedere che di solito ci sono 3 viti nel passaruota posteriore da ambo i lati e 2-3 viti nella parte alta del paraurti che si notano soltanto aprendo il portello posteriore. Cominciamo con rimuovere le viti poste nel passaruota posteriore, che sicuramente saranno molto incrostate, quindi dovrete utilizzare magari del VD40 o qualcos'altro e andare a svitare tutte le viti presenti nel passaruota posteriore. Rimosse queste 3 viti per ciascun lato del paraurti, possiamo passare alla rimozione della parte posteriore del paraurti. In particolare, aprendo lo sportello, vedremo le viti, che nel caso mio sono delle Torx, che tengono fermo il paraurti in posizione. Nel mio caso sono 2, potreste averne anche più di 2. Una volta rimosso il paraurti, nel mio caso, siccome si tratta di riparazione, perché io ho già installato questo circuito, vedete il nastro in alluminio adesivo. Questo nastro adesivo, evidentemente a seguito di qualche urto, si è interrotto da qualche parte e quindi la sensibilità è diminuita soltanto ad un lato. Questa è la centralina elettronica. Possiamo anche provare a verificare magari con un tester di continuità il punto in cui si è interrotto il nastro, ma ecco, una volta che abbiamo individuato il problema, l'unico modo per ripararlo è quello di rimuovere tutto il nastro adesivo e metterne uno nuovo. Io ho comprato del nastro adesivo in alluminio nuovo e l'ho sostituito a questo vecchio che era in dotazione con il kit. Una cosa importante in caso di nuova installazione ma anche di riparazione è pulire perfettamente il paraurti, che deve essere privo di grasso, sporco, polvere e quant'altro, altrimenti il nastro in alluminio adesivo non aderirà perfettamente. Tagliamo una striscia della lunghezza che ci serve per tutta la lunghezza, anche un 20 cm in più del paraurti, e iniziamo ad applicare il nastro adesivo dal lato esterno, cioè quello che non va collegato alla centralina. Procediamo lentamente cercando di evitare soprattutto pieghe ma soprattutto rotture. Non è che questo nastro d'alluminio debba essere messo perfettamente, l'importante è che non ci siano grandi pieghe e che non si tiri troppo, che non si verifichino rotture. A questo punto, una volta terminata la stesura su tutta la parte alta del paraurti, nella parte diciamo quella più vicina all'oggetto che si vuole rilevare, procediamo alla realizzazione del cappio finale per il collegamento di un connettore Faston nuovo che andrà a collegarsi alla centralina. Vedete, io ho lasciato circa 10 cm di nastro d'alluminio adesivo e procedo ad effettuare una sorta di coda di questo nastro per poi crimparci sopra un connettore Faston che andrà collegato appunto alla centralina elettronica. Una volta effettuato il crimpaggio, la centralina elettronica può essere
installata sia dietro al paraurti, cioè in corrispondenza dell'attacco dell'antenna, ma anche volendo può essere inserita per esempio all'interno del faro posteriore se c'è abbastanza spazio. L'importante, ecco, è fissare con dello scotch tutta la cavetteria. Io ho usato dello scotch trasparente molto resistente per evitare che magari i fili si distacchino inavvertitamente. Anche la stessa centralina può essere ospitata all'interno del paraurti. Potrete scegliere voi la posizione ottimale in base al vostro paraurti. Una volta terminata la posizione della centralina, dobbiamo collegare il connettore in dotazione al nostro faro posteriore attraverso una sorta di bypass, attraverso un cosiddetto rubacorrente. Andiamo a prelevare il positivo e il negativo dalla lampadina della retromarcia. Se avete problemi basterà inserire la retromarcia e verificare con un tester in quale dei connettori, su quale dei connettori è presente la tensione a 12 volt della batteria. Successivamente colleghiamo all'interno dell'abitacolo la nostra cicalina piezoelettrica in un punto dove magari è possibile udirla bene e che non dia fastidio, e passiamo a provare. Proviamo accendendo la retromarcia. Vedete, avvicinando semplicemente un piede il nostro sensore parcheggio si attiva, e si attiva in maniera più forte tanto più è vicino l'oggetto, quindi possiamo dire di aver concluso la nostra riparazione. Bene amici, per oggi è tutto. Io vi ringrazio dell'attenzione, spero vi siate divertiti e chiaramente vi invito ad iscrivervi al mio canale se volete vedere altri video del genere interessanti, e vi do appuntamento alla prossima volta.